Enrico Almureden a prendere possesso del centro della sala. Grazie. Enrico è ordinario di diritto civile all'Università di Bologna. È un esperto di diritto dell'automobile, ha appena scritto un libro proprio con diritto dell'automotive. Quindi Enrico, guidaci un attimo nella parte giurisprudenziale del problema. Grazie innanzitutto di essere qui e direi, per sfruttare al massimo questi minuti, comincerei proprio da a chi appartengono i dati, no? My car, my data è questo slogan, come dire, voglio affermare la mia signoria sui dati che mi riguardano e che girano intorno alla mia automobile. Allora, se volessi interpretare questa cosa in un modo che non voglio, cioè di annoiarvi con tutto un elenco di discipline, vi direi c'è il regolamento sulla protezione dei dati entrato da pochi anni in vigore per la cosiddetta privacy, c'è l'AI Act sull'intelligenza artificiale, la tutela del consumatore, il Data Act, insomma tanti complessi normativi diversi che si occupano di tante cose. Il punto è proprio questo. I dati sono qualcosa che si guarda da tanti punti di vista. Interessano a fini commerciali, per chi vuole appunto sfruttarli per ampliare il proprio business, ed è una cosa positiva che la nostra Costituzione tutela l'iniziativa economica privata. C'è anche però una dimensione di tutela della persona che vedremo, poi c'è una dimensione importantissima, molto spesso i nostri dati vengono messi a disposizione per ragioni di sicurezza. Sicurezza si intende le forze dell'ordine, si intende anche l'e-call che dà l'allarme quando la macchina diciamo, capisce che noi non siamo più in noi, e anche naturalmente una sicurezza degli ADAS e di tutti i meccanismi che rendono la guida molto più sicura rispetto al passato. Allora, dire a chi appartengono i dati, scopriamo che diventa una cosa che non è poi così importante. È importante, ma ce ne sono di più importanti, perché a chi appartengono i dati, per noi giuristi e per tutti, anche chi non è giurista, soprattutto chi non è giurista, significa chi è il proprietario. Ma la domanda che pongo è: ma è così importante essere proprietari? E soprattutto i proprietari hanno davvero quella signoria sulle cose che noi ci immaginiamo? La risposta nel mondo moderno è no. Pensate quando noi siamo proprietari delle nostre auto, no? Sembrerebbe dire che possiamo fare tutto quello che vogliamo, e invece no, perché dobbiamo assicurarci obbligatoriamente, non possiamo entrare nella ZTL, non possiamo fare questo, non possiamo fare quello. Questo è il grande tema dei limiti al diritto di proprietà. Il diritto di proprietà si porta dietro tante responsabilità, perché per esempio il fatto solo di essere proprietari di un'auto porta la responsabilità per i danni che l'auto provoca, e tanti limiti, e quindi la vera domanda oggi è non tanto se siamo proprietari di qualcosa, ma cosa ci possiamo fare. Perché scopriamo che anche se siamo proprietari noi non possiamo fare tante cose, perché oggi l'ordinamento ha tanti interessi da mantenere, la sicurezza pubblica, l'inquinamento, il traffico nelle città e così via, e ci pone tantissimi limiti. Quindi essere proprietari non significa fare della cosa che è propria tutto quello che si vuole, perché ci sono tanti limiti diversi che dipendono da una sorta di relazione che il nostro diritto ha con tanti altri interessi diversi che spesso sono super individuali. Poi altra cosa importante, perché vedo che il tempo scorre molto rapido, c'è un'altra domanda importante, e cioè: ma noi potremmo immaginare che questi dati diventino di proprietà? Perché in questo momento non lo sono. Per il codice civile la proprietà riguarda i beni, i dati non sono dei beni. Potremmo dire che sono molto di più. Per esempio la nostra integrità fisica, la nostra reputazione sono dei diritti della persona, che non sono dei beni come una giacca, una cravatta, non si possono vendere, e però sono ancora più protetti dei beni di proprietà. Quindi potremmo dire che i dati non sono e non diventeranno mai di proprietà, perché l'ordinamento
per quanto riguarda quelli legati alla persona, è così preoccupato della loro protezione che li vuole proteggere a un livello ancora più alto, come diritti della persona. E questo porta a dire che quando le altre esigenze, siano di sicurezza pubblica, siano commerciali, incontrano questi diritti, devono farsi indietro. Il diritto alla privacy. Poi ci sono degli altri aspetti dove invece le nostre informazioni non sono così importanti, le informazioni commerciali, però ci interessano come consumatori e allora il sistema entra con un altro treno di tutele, quello della tutela del consumatore, che per esempio ci dà il diritto ad avere dei prezzi più equilibrati, che poi è solo un riflesso indiretto della tutela del mercato, cioè di dare l'accesso a tutti in modo equilibrato, evitando, diciamo, lo sfruttamento di posizioni dominanti. E qui il legislatore deve intervenire per fare in modo che i privati più forti non facciano qualcosa di sopraffazione rispetto a quelli più deboli. Ma il tempo si sta consumando molto rapido e io lo chiudo con una piccola provocazione che però è, secondo me, penso efficace. Noi ci aspettiamo dalla legge che la legge protegga i nostri dati e vogliamo che li protegga al massimo, soprattutto quando parliamo della privacy, dei dati personali. Questo è giustissimo, anche perché l'AI Act mette il punto su una cosa molto importante, quello che noi chiamiamo il social scoring, e cioè vedere come ci comportiamo e poi darci delle pagelle e di conseguenza trattarci meglio o peggio a seconda di come ci comportiamo. Questa è una cosa che potrebbe essere molto bella. Sono un guidatore molto virtuoso e quindi pago di meno, ho delle agevolazioni, ma potrebbe anche nascondere il rischio di discriminazioni molto feroci che si vogliono evitare. Quindi sono aspetti molto delicati, ma soprattutto il punto è: noi abbiamo tante discipline diverse che si occupano di trovare dei punti di equilibrio tra i nostri diritti e tante altre esigenze. La domanda però è questa: se noi fossimo i legislatori di noi stessi, e cioè se io avessi i miei dati e potessi decidere io liberamente, come se fossi davvero il proprietario senza limiti, cosa ne voglio fare, e non avessi nessuna legge sopra di me che mi dice le cose, io sono sicuro che alla fine farei delle scelte che più o meno coincidono con quelle della legge, perché per esempio io ci tengo a tenere nascosti i fatti miei. Se però dovessi cedere un po' della mia riservatezza per essere più sicuro, sicuramente lo farei. E tante volte mettiamo tutte le telecamere nei posti a cui teniamo e ci piace l'idea della videosorveglianza quando vogliamo essere sicuri. Ancora, se io ho bisogno di avere certe agevolazioni dal punto di vista delle mie abitudini commerciali, quante volte lo facciamo spontaneamente di mettere a disposizione i nostri dati perché è comodo, perché ci serve, e quindi lo facciamo noi stessi. E poi, per chiudere, quante volte noi popoliamo i nostri social di tutto, di tutte le cose più intime della nostra vita, perché ci piace condividerle con gli amici, ci piace fare sapere che facciamo queste cose, poi magari ci pentiamo, poi magari vogliamo fare un passo indietro. Però il punto è proprio questo, e cioè capire come è difficile tenere in equilibrio tutte queste posizioni. Può essere utile vederlo anche dal punto di vista personale, perché quando questi limiti sono imposti, la maggior parte delle volte lo sono, perché noi non abbiamo la competenza e il tempo per scrivere le leggi, ci sembrano sempre ingiusti, ma in verità se fossimo noi a doverceli dare da soli, spesso faremo più o meno le stesse cose, perché in tutti i casi c'è un ragionevole bilanciamento tra un interesse che in un certo senso prevale e un altro, e la cosa molto positiva è, e con questo chiudo perché vedo che il tempo è anche scaduto, che a differenza di tutte le altre epoche della storia, questa cosa oggi viene fatta in un modo scientifico a livello europeo. Cosa vuol dire scientifico? Noi che facciamo questo lavoro del diritto siamo stati abituati per secoli a lavorare da soli, a lavorare per concetti, principi, senza avere una relazione significativa con le altre scienze. Da 30 anni a questa parte il diritto dell'Unione Europea è un diritto tecnico-scientifico nel quale noi facciamo il nostro lavoro di scrivere le leggi, ma lo facciamo sempre come ultimo passaggio dopo aver avuto un'interlocuzione profondissima con il mercato, quindi con gli esperti dell'economia e con tutti gli esperti dei settori di quel segmento di mercato, il che significa che per la prima volta nella storia è un diritto interdisciplinare che nasce interdisciplinare e deve continuare a vivere in questo modo, e non a caso mi trovo qui a dialogare con una platea di persone
che praticano un'altra disciplina, e francamente lo trovo la cosa più bella della carriera che ho percorso, tra cui c'è anche appunto l'esperienza alla Motor Vehicle University, nella quale, avendo un dialogo sempre con degli ingegneri, credo di aver imparato molto di più che nei 20 anni precedenti passati a dialogare sempre con i miei colleghi. Ho finito, ho sforato un po', siccome sono il primo non voglio dare il brutto esempio, quindi vi ringrazio e arrivederci presto, speriamo. Grazie. Aspetta un attimo. Allora. Vieni qui che abbiamo una crocetta che dobbiamo rispettare, un proposito di leggi, di regole. No, però io una cosa volevo, perché noi abbiamo chiesto a tutti i relatori di oggi, vedrete scorrere dietro di loro, di scegliere rispetto ai loro contenuti un numero, che poi viene proiettato dietro mentre parlano, e il numero che hai scelto tu è quello di 18 milioni di veicoli connessi, cioè la connected car, no? Poi non hai avuto modo di approfondirla. Perché la ritieni l'elemento fondamentale di quello che sei venuto a spiegarci, il fatto che ci siano così tante auto connesse? È fondamentale perché dà l'idea intanto che quasi la metà delle auto adesso lo sono ed è un numero in costante crescita. E poi vorrei aggiungerne un altro che mi è venuto in mente parlando. Sempre 18 milioni erano il totale delle auto che c'erano in Italia nel 1972, e tutti gli anni con questo parco di macchine che circolavano c'erano 12.000 vittime. Oggi ce ne sono 50 di milioni di auto e ci sono solo 3.000 vittime, e il merito è di quello che stavamo dicendo, cioè di tutte queste regole che hanno imposto dei limiti all'utilizzo di beni nostri, la macchina, limiti di cui noi siamo insofferenti. Per esempio io vengo da Bologna, la città dei 30 all'ora, e detesto questo limite quando guido, però poi mi fa molto comodo quando faccio il pedone. E questo anche di quello di cui stiamo parlando, dei dati. Noi siamo così gelosi dei nostri dati, ma penso che faremo volentieri spazio a tutte queste discipline se poi pensiamo cosa ci viene in cambio da altri punti di vista, inclusa la sicurezza e quindi gli ADAS, le auto connesse e così via. Cose che andremo a trattare parecchio oggi. Grazie Enrico. Grazie a voi. Salutiamo con un applauso e